Quindi che dire, se avete già visto l'intro del video ragazzi, forse avete già capito tutto e avete capito dove si va a parare. E ciao a tutti ragazzi, e quindi avete capito che si tratta del tema forestale con una mod che vi permette di gestire al meglio questi macchinari, soprattutto i processori. La mod è solo per PC, la trovate su Modhub ufficiale, dopo che è stata rilasciata da GitHub, e l'autore è Bargon Mods. Andiamo a vedere subito le parti salienti, ovvero che nel menu ESC alla sezione aiuto c'è la Wood Harvester Controls e avete praticamente paginate di spiegazioni, quindi gli input bindings, i comandi, come processare gli alberi, quindi vi dà un po' di lezioni, diciamo, sia appunto la parte reale sia anche un attimo come utilizzare la mod, come processare nel caso gli alberi quelli già a terra, perché poi vedremo il motivo perché si può fare anche tutto ciò, e vabbè, ulteriori informazioni. Ma non solo, ovviamente recatevi anche in comandi tastiera oppure gamepad e troverete Wood Harvester Controls. Qua dovete voi, diciamo, dare degli input, perché anche la tastiera, per come l'ho trovata io la mod, vi ha dato solo praticamente maiuscolo sinistro X, maiuscolo sinistro V per alcune cose. Però è bene, ovviamente, per sfruttarla a fondo, sicuramente, diciamo, personalizzare il tutto ed assegnare dei comandi. Alcuni li ho assegnati, forse sono anche in più, però poi vedremo. Quindi bando alle ciance, vediamo cosa si può fare. Ed accendiamo il nostro harvester, uno qualsiasi, nel senso è un normale harvester da Platinum Edition, quindi è la versione, come dire, ufficiale del gioco. E c'è subito da vedere una cosa, che se io non lo avvio mi dice accendi prima la testa per aprire le pinze trattenitrici. Adesso oramai sono già aperte, quindi non è un problema. Adesso riavvio, quindi tasto B, che va benissimo anche il tasto B originale. Ho visto e ho provato che si potrebbe assegnare il tasto qua, ma se non succede nulla, se non avete problemi, potreste benissimo tenere il tasto B, ripeto, originale, quindi nessun problema. Sentite i giri che si abbassano, i giri che aumentano quando lo accendo. Poi dovreste assegnare questo comando qua, perché come sapete questo senza mod è automatico, quindi una volta che accendete lui prepara il processore. Quindi è una parte importante, perché la mod permette anche di prendere sui tronchi. Un'altra cosa notevole è questa, cari ragazzi. Adesso non ci si rende conto, però sono due velocità differenti. In realtà la rotazione lì è uguale, ma poi fisicamente quando andrete a processare i tronchi sono due velocità differenti. In più, ma questo derivava anche dall'ultimo aggiornamento della Platinum, quindi in realtà di farming uno anche senza Platinum può avere questa opzione di fare il tilting della testa. C'è un comando apposta che hanno introdotto 3-4 patch fa, adesso non ricordo, una patch, diciamo quella prima dell'arrivo della Platinum, però è inserita comunque anche all'interno della mod stessa. Un ultimo passaggio che manca per vedere un po' tutto è praticamente, ovviamente, i settaggi della mod, ed eccoli qua. L'ho aperti con il tasto Y, comunque ve lo dice nel menu F1 qual è. Wood Harvester Control Setting. Allora, la prima parte, comandi facili, vi dice il programma in automatico con il taglio, con il tasto del taglio, e vi spiega, uno deve andare a leggere, però vado un po' veloce e taglio, perdonatemi il gioco di parole, anche su questo fatto, perché se io voglio sta mod è inutile che vado a lasciare on, perché fa un po' tutto in automatico. Quindi vi dice che la parte off, sia qua che qua che qua che qua, vi dice come nella vita vera, come in real life. Quindi secondo me, se uno va a sfruttare questa mod, ha senso che metta off su tutto. Quindi non c'è un qualcosa di automatico nel taglio, non c'è la rotazione automatica della testa, non c'è l'apertura automatica delle pinze trattenitrici, e la parte di afferrare l'albero dopo averlo tagliato, quindi anche lì off. Un'altra sezione di tutto ciò è questa qua, la Cutting Length Automatic Program. Allora, c'è possibilità di un taglio fino a 4, altrimenti torna ad 1. Come funziona questa parte qua? Funziona che praticamente decidete quanti tagli fare, lasciamo pure 4, vi dice
la lunghezza di taglio e il minimo diametro. Questi sono valori che erano già stati definiti dalla mod, che uno ovviamente può cambiare, io l'ho lasciati tali, e questa parte automatica diciamo che è vista per un albero che ovviamente alla base avrà magari 50-60 cm di diametro. Nel salire ovviamente verso la cima non sono 50-60, non è un cilindro costante, ovviamente saranno meno 30, quel che è. Fa sì che a step vari, quando voi tagliate, poi sente il diametro differente, visto che vi ricordo anche che il monitorino qua, che adesso segna 00, ovviamente i due valori che segna, e dopo lo vedremo, sono il diametro e la lunghezza di taglio, quanto tagliare, e il diametro del tronco, il diametro istantaneo, ecco. Quindi il programma è fatto sì che sia appunto usufruibile per poter tagliare i tronchi e fare delle cataste differenti, quindi non so, dopo non sarà mai perfetto da 50 cm di diametro, magari per 5 metri costantemente 50, però ad esempio cala 40-45 è un tipo di tronco con un diametro medio di una certa dimensione. Poi se cala bruscamente la macchina lo segna, vi dice con un altro suono che siamo passati ad un altro taglio, e quindi potreste avere l'intenzione di impilarlo da un'altra parte perché, ripeto, ha un diametro inferiore. Quindi questa è la parte, diciamo, automatica. L'alimentazione, il taglio e tutto quanto, qua ripeto per velocità, non sto a spiegarvi né per filo e per segno ogni singola cosa. Se uno è interessato poi ovviamente va a leggere, si traduce un attimo, si trova in XML, però fa parte, diciamo, della parte automatica, che secondo me ha senso ma non troppo, nel senso può essere comoda, ma diciamo che se uno usa sta mod un pochino vuole un attimo slegarsi dalle cose automatiche, almeno modesta mia opinione. E passerei quindi alla parte rotator della testa rotante, che è libero come in gioco, si può lasciare fisso e quindi si aumenta un attimo, come dire, la realtà, e poi c'è un avvertimento eccetera, la parte più fisica, e potete dare dei valori, che è più un esperimento, vi dice, quindi consiglio mio forse lasciarlo fisso. Per la parte di tagliare fisicamente c'è automatica, semiautomatica o manuale. La manuale forse è la più interessante perché dovete tenere premuto il bottone per tagliare, che è carino, altrimenti, ripeto, potete mettere automatico, semiautomatico o appunto in manuale. Il preset, la lunghezza di preset vi permette di settare due lunghezze, perché vedete che le segna come 1/2 e 3/4, vanno raggruppate a 2 a 2, quindi in questo caso erano già fissi 3 metri, 4 metri, 5, 6, e vi dice definisce la lunghezza alla quale l'albero deve essere, l'albero che è alimentato, insomma, deve essere tagliato, se il bottone è premuto oppure se è premuto 2 volte. Quindi potreste assegnare, come abbiamo visto prima, ecco qua, feed to length preset 1/2, feed to length preset 3/4, potreste assegnare dei comandi, un tasto, un qualcosa che premuto una volta vi dà il 3 metri, premuto 2 volte 4, e in questo caso 5-6 metri, quindi con uno stesso tasto, in base a come lo premete, vi dà fa due azioni, ecco. Arriviamo alla parte alimentazione, quindi la distanza, qua vi dice definisce la distanza di target della lunghezza alla quale la testa inizierà a fermarsi, diciamo, per rendere uno stop, un arresto della testa più leggera. Quindi ci sono anche dei parametri che appunto si possono modificare, come i metri al secondo, un punto di velocità. Anche qua praticamente questo riguarda appunto l'alimentazione, e riguarda, ma poi lo vedremo perché parlare di cose ancora non viste, magari tranne all'inizio del video come intro, magari si fa fatica, però è il discorso di andare avanti e indietro sull'albero e sramarlo a destra e a sinistra, cosa infattibile se non avete questa mod. Si può decidere anche sul tilt, quindi sulla rotazione della testa, vi dice se è on, io l'ho messa off, la testa praticamente si ruoterà in automatico, ma io lo lascerei appunto in off se ho fatto correttamente. E avanti, insomma, ci sono da impostare magari il ritardo in millisecondi se per caso lasciate on, quindi voglio dire, comunque io lascerei off secondo il mio modesto parere.
Vi lascia addirittura scegliere l'angolo dicendovi che 95 gradi lavora bene in tutti i casi, 135 gradi sarebbe realistico, ma probabilmente non tutte le mod, come dire, ci stanno dietro, vabbè, insomma, lasciate quel valore lì. Altre preferenze dell'utente sui suoni, su rimuovere i piccoli tronchi e supporto di tutti gli alberi. Qua non ho approfondito benissimo, però so che ci sono diversi suoni in base al discorso diametro, lunghezza, come vi ho spiegato. La rimozione di le piccole parti, ma vabbè, che c'entra, lì potete tenerle, fa sicuramente, come dire, realismo. Vabbè, il supporto di tutti gli alberi vi lascerebbe, da quello che si capisce qua, riprendere o comunque prendere su, diciamo, con le pinze anche alberi che però devono essere comunque sramati con la motosega. Non potete sramare alberi che hanno rami fissi, insomma questi sono gli alberi da sramare. Comunque, detto questo, ragazzi, io direi anche di iniziare. Sono partito un attimo dalla parte difficile perché bisognava un attimo, come dire, anche impostare il tutto, e adesso vediamo nella pratica cosa fa nello specifico la mod. Allora, cari ragazzi, avviciniamoci a quest'albero. Abbiamo visto il discorso rotazione, che già su alcune mod è bloccato, nel senso, vedete che arriva a un certo punto e non ruota di 360 gradi, ma ovviamente, cioè, nel senso, si ruota di 360 gradi o meno, ma non in continuo. Dovete voi girare o a destra o a sinistra e a, diciamo, diversi angoli. Spero di essere stato chiaro. Poi il discorso, una volta acceso, avete voi il controllo delle pinze per aprire e chiudere, e dovete appunto, come al solito, approssimarvi, insomma avvicinarvi all'albero. Stavolta non c'è che schiacciate X e lui si aggancia, dovete per forza avvicinarvi e chiudere praticamente le pinze. Detto questo, potete fare il taglio. Devo tenere premuto per il taglio e poi vedete che alzo il tronco, è ancora verticale, ma gli do io con un comando il tilt della testa, altrimenti ruotava forse tutto il Komatsu. Non so se ci siamo capiti, quindi insomma c'è il tilt da dare. Adesso la parte interessante è questa. Come vedete, io posso muovere la testa, la sto muovendo io, ho assegnato il comando e riesco a sramare tutto l'albero e a tornare indietro. Ci sono ovviamente le due direzioni ovvie, ma ci sono anche due velocità. C'è quella lenta in avanti, cioè destra e sinistra lenta, e destra e sinistra veloce. Tra l'altro, come avete visto, lui ha preso lo 0 qua. Attenzione, adesso non sarà difficile rimettermi perfettamente a 0, però facciamo finta che quell'1 sia il 0, ma posso anche azzerarlo ritagliando un attimo. Quindi ho rimesso lo 0, il 535 appunto è il diametro. Io vado a sramare manualmente, dico voglio il tronco da 6 metri, allora mi avvicino, ok, 601 non è che è quel centimetro lì che fa la differenza, poi tengo premuto e taglio. Quindi già qua avete capito l'estrema importanza di questa mod, che potete appunto sramare, tornare indietro, controllare il monitorino a che punto siete. Voglio un tronco da 4 metri. Detto fatto, mi porto a, tanto vado a sramare, potevo sramare magari anche più veloce, però 400, perfetto, taglio, e adesso ho preso il tronco da 400. Torno a sramare, adesso l'albero posso dare un po' di più, torno indietro, voglio una lunghezza maggiore, facciamo 7 metri e 2 centimetri, ed ecco che abbiamo il tronco. Voglio sramare questo interamente, lo posso fare, perfetto, esce e l'ho sramato del tutto. Quindi se noi scendiamo vediamo che i tronchi, vabbè, si capisce poco perché c'è fitta vegetazione, però il primo che l'avevo fatto di una lunghezza, poi più corto, più lungo, questo qua sotto, e l'altro che ovviamente l'ho sramato completo, però avete già visto e già capito il tutto. Quindi piccolo breve ripasso e aggiungiamo altra carne al fuoco. Vediamo che ci dobbiamo avvicinare all'albero come al solito con la testa aperta e chiudere con le pinze. Taglio, lascio cadere e lo aiuto con il tilting della testa, quindi ecco che il nostro albero è caduto a terra. E ripeto, sramiamo con non sto neanche a guardare adesso
le lunghezze di taglio né nulla, anzi vabbè, vi faccio solo un piccolo recap, appunto, che vi ho detto. Qua è lo 0, ma metti che, e così andiamo a riprenderlo, lascio andare il tronco, cosa succede? Se io vado a riprenderlo, ovviamente non si sa più dov'è lo 0 e come si fa lo 0, adesso lo vediamo come vi ho spiegato prima. Comunque l'importante adesso che voglio mostrarvi che si possono riprendere, vedete? Lo 0 l'ha fatto ovviamente dove ha preso il tutto, ma noi ci portiamo indietro, magari andiamo anche piano, facciamo un breve taglio e non succede nulla, non fate, come dire, taglieri, non fate nulla, non rimane il disco in pratica, e avete di nuovo lo 0 e potete ripartire a sramare ed essere più realistici, appunto, con questo discorso di avanti e indietro anche con le due velocità. Poi tenere premuto, tagliate eccetera. Se volete vedere la lunghezza di taglio, vedete qua 7 metri e 0,3, oppure, ripeto, potete sramare il tutto o addirittura, ripeto, rilasciare l'albero. Quindi qua già avete un sacco di opzioni in più rispetto al mezzo originale, che vi avvicinate, tagliate. Non dico che più o meno fa tutto lui, però ovviamente non avete tutto questo controllo senza la mod. E vediamo ora il discorso del taglio automatico. Quindi, come vedete, lo faccio partire e con lo stesso tasto taglia 3 metri e 70. Attenzione, ascoltate i suoni. Avete sentito? Praticamente in questo caso ha rilevato un diametro differente, ha fatto un altro suono, e io ho praticamente la possibilità, l'opportunità, anzi dovrei spostarmi per tagliare qui questo tronco. Proseguiamo. Ecco, è arrivato un altro suono e mi indica che in pratica questo potrei portarlo in una zona differente, e qua vabbè siamo arrivati che questi possiamo gestirli noi, possiamo anche sramarli e lasciarli lì. Ma quel 3,70 m iniziale cos'era secondo voi? Questo. Quindi quando arriva, vedete, minimo diametro, il diametro minimo definisce qual è il minimo diametro per il taglio 1, per la lunghezza di taglio 1, quindi finché trova cioè finché è sopra i 38 cm lui vi fa dei tagli a 3,70 m. Ripeto, sono valori che potete modificare voi, cioè qua è tutto modificabile. Poi avete visto che i secondi me li faceva a 4,90 m, quindi 490 cm, perché era in un'altra fascia di diametro, e così via. Quindi questo è il discorso del programma automatico. Ecco perché può essere comodo, vi impostate voi delle lunghezze differenti, magari decidete che entro un tot di diametro fate i tronchi da 5 metri, poi quando il diametro è molto più fine fate un'altra tipologia, potete, ripeto, selezionarne anche 2 tipologie di taglio, non occorre arrivare fino a 4. Quindi questo era un altro parametro secondo me interessante. E vediamo l'ultima parte, quella delle lunghezze predefinite, che più o meno si avvicina a quello che è già il gioco in originale, più o meno. Però 3 metri, ho un tasto con 3 metri, l'ho premuto una volta e poi taglio io, e vedete che devo tenere premuto, altrimenti la motosega va avanti e indietro, ma non fa molto. Se io lo premo praticamente 2 volte in sequenza veloce, ha fatto i 4 metri. Quindi con lo stesso tasto praticamente potete assegnare 2 lunghezze. Adesso lo premo una volta sola e ha fatto i 3 metri. Lo premo 2 volte velocemente, 4 metri. E di quale stavo parlando in questo momento? Ovviamente di questo qua, length preset. Quindi ho assegnato il tasto per l'1/2, diciamo, e quindi se è premuto una volta mi dai 3 metri, se è premuto in doppio 2 volte in sequenza mi dai 4 metri. Stessa cosa, non ve la mostro per velocità, che comunque un altro tasto assegnato, eccolo qua, alimenta per la lunghezza 3/4, ho assegnato al tasto 10 del mio joystick in questo caso. Cosa andrebbe a fare? Ovviamente premuto una volta mi dà 5 metri, premuto 2 volte in fila 6.
ed anche qua ovviamente potete decidere voi le lunghezze, quindi senza problemi. Quindi cari miei ragazzi, più o meno il 90% della mod, per le cose che secondo me ritengo utili da sapere, ve l'ho spiegato, e come al solito quindi ovviamente vi saluto e vi ringrazio, spero di essermi meritato insomma il vostro consenso con un like, un'iscrizione, un abbonamento per quello che vi ho portato. Se avete dubbi o perplessità ovviamente contattatemi. Detto questo, detto ciò, vi saluto e vi ringrazio, appunto, fei bravi, e ci vediamo presto in un prossimo video. Ed attenzione ragazzi che per questa presentazione ho mezzo disboscato l'Olmacra.